Aramon, cari fratelli, eccomi qua oggi a ricordarvi qualcosa di molto importante. Con questo articolo intendo semplificare qualcosa che è divenuto incomprensibile anche agli operatori addetti ai lavori. In questo post parlo del corpo di luce in quanto credo che sia divenuto importante riuscire a comunicare esattamente che cosa significa ascensione e attivazione del proprio corpo di luce. Faccio ora riferimento al mio 43esimo viaggio in astronave. In questa mia esperienza astrofisica i fratelli di luce mi hanno trasmesso una intera enciclopedia cosmica inerente all'operazione luce chirurgica, che sta avvenendo sull'uomo e la natura. Chi scrive ora è Amrir Di Maia. Nulla a che vedere con Davide, che presta solo il corpo e grazie, che lo fa. Vorrei che prestaste molta attenzione a ciò che sto per dirvi attraverso questo utile mezzo messo a nostra disposizione. Il sito e le sue pagine sono di grande utilità per noi maestri volontari del piano divino e grazie a questo grande lavoro posso comunicare con voi come se fossi uno di voi, insieme a voi. Sono sempre io che parlo e scrivo attraverso un corpo walking che addetto sia alla grande opera. Quando io penetro i corpi astrali di Davide, sono io in tutto e per tutto, che parlo, osservo e agisco. Siate certi, che ciò che sto per offrirvi come insegnamento non lo trovate in alcun libro, perché ciò è proibito dal Concilio Superiore Pleiadiano. L'insegnamento dell'antica saggezza è sempre stato tramandato da maestro a discepolo. È per questo che ciò avviene attraverso fenomeni astrali come quello del walk-in, il quale permette che l'insegnamento avvenga come è sempre stato trasmesso. È bene che sappiate la fonte da cui vi abbeverate perché ciò permette di essere serenamente istruiti senza alcuna informazione, che possa generare in voi corpi emozionali di paure ed ansie. L'informazione, che scaturisce da una fonte, che crea corpi emozionali di paura ed ansie, è bene non berla, ciò non è buono per voi. La nostra razza conosce alla perfezione ciò che nel corpo fisico umano sta ora accadendo, e per quello che abbiamo creato un piano divulgativo delle informazioni legate ai corpi astrali creativi. Il punto della situazione. Nel vostro piano fisico la materia è retta da una specifica griglia o rete denominata dai vostri esperti matrix o matrice. Questa fitta rete di linee auriche, che compongono la materia fisica del vostro pianeta si sta intensificando creando, a partire dal centro della matassa matrice, una nuova rete aurica atta ad accogliere nuove matrici divine capaci di cambiare lo stato attuale di tale rete. Perché sta avvenendo questo? La matrice originale, la suprema fonte primaria, genera in modo continuativo una creazione sopra l'altra o meglio dire dentro l'altra, in modo costante e perpetuo. I mondi creati, 7 spazio-tempi passati, si intrecciano con il nuovo spazio-tempo presente dando vita al continuo divenire che crea o moltiplica per 7 all'infinito la sua immagine creativa. Badate bene amici di Tiamat, ho detto la sua immagine creativa e non la sua creazione. Ho detto in questi termini immagine perché tutto ciò che è reso visibile alla vostra retina e alla retina di ogni essere senziente degli universi immondi, è da considerarsi pura immagine. Perché è pura immagine? Perché l'immagine è generosa applicazione del vivo pensiero del Dio. Arte e matematica in realtà esiste nella mente divina di Dio, del Dio vivo, è sempre puro ed è pura immagine riflessa, quindi parliamo di una fitta rete di immagini, che illudono la coscienza degli esseri, che la vedono e la vivono. Può sembrare parecchio strano questo modo di aver creato un qualcosa che in realtà vive solo all'interno di un concetto di idea divina, trasmutatasi in immagine riflessa, ma l'antica saggezza ci insegna che non è tutto vero ciò che io vedo, mentre è tutto vero ciò che io sento come vero. È vero ciò che la tua mente vuole e cerca di vedere, mentre per altra mente è vero ciò che ha nutrito la sua essenza e esperienza. Io sono Amrir, che dialoga con voi ora dalla casa Pleiadi della stella Sole Maia. L'immagine di un pensiero cambia costantemente come il muoversi di una nuvola nel cielo. I pensieri non stanno mai fermi e neanche quelli del divino arte creatore, che per nascondere il segreto vivo della sua formula la moltiplica e la suddivide in così tanti passaggi, che solo colui che ne segue la trama potrà giungerne alla fonte prima.
La trama pare complessa all'inizio, ma, trovato il segreto dell'universo, si riesce ad accedere a questa fitta rete. Il segreto non posso rivelarlo ora, ma sono certo che non tarderete a scoprirlo. Se vi illuminassi ora su questo segreto, sarei complice di aver rovinato una splendida meraviglia che è pronta per voi di qui a pochi anni: illuminazione del corpo di luce visibile. Di che cosa si tratta? Che cosa è un corpo di luce visibile? I possessori di un forte ego staranno ora pensando al proprio corpo, ma certamente ve lo concediamo, come razza ormai vi conosciamo bene. Non è sempre legato al personale ciò che è legato a Dio, e spesso invece legato al collettivo unitario. Pertanto, per corpo di luce visibile intendiamo, noi maestri della grande opera, quella nuova rete di energia coscienza, che si sta amplificando attraverso la concentrazione di astri in linea nella vostra galassia. Diversi sono gli astri che stanno per attraversare la nuova orbita terrestre, e sono appunto i nuovi astri nel cielo che creeranno la meraviglia delle meraviglie. I segni che attendete con ansia nel cielo non tarderanno a venire. Ricordate il comando Ashtar cosa vi ha comunicato attraverso il nostro Walking? Coloro che vedranno le aurore in cielo, li attende una meravigliosa ascensione. Il cielo, inteso come cosmo divino, vi sta preparando, e solo attraverso una corretta cosmoeducazione il singolo potrà comprendere il vero significato che è racchiuso al centro della matassa di questa nuova e fitta rete unita di energia coscienza. Come pensate che possa operare un medico chirurgo se non conoscesse alla perfezione quell'organo che sta andando ad operare? Così il cosmo divino intende aiutare tutti voi a comprendere il vero significato che è nascosto all'interno di un nuovo vestito di luce. I vostri atomi compongono in parte questa fitta matrice divina, che compone la materia e gli universi. Attraverso una irradiazione cosmica di natura logosolare, il manto puro di questa vostra dimensione sta ricevendo una intensità vibrazionale capace non solo di aumentare la capacità visiva della vostra retina oculare, ma anche di aumentare quell'attività glandolare, che nutre i vostri organi e li orchestra nella loro attività funzionale. È come essere all'interno di uno scantinato. Con una piccola luce vedrò solo alcune parti delle cose che sono lì immagazzinate, ma se porto come una luce molto più forte avrò una intera visibilità di tutta quella stanza. La meraviglia è nell'osservare ciò che è sempre stato lì presente davanti ai tuoi occhi, ma che i tuoi occhi non hanno mai visto. Al Dio arte e matematica piace nascondere la sua creazione per permettere l'interesse della vita a crescere giorno per giorno, minuto per minuto. Il corpo di luce visibile non è altro che un dettaglio che avete sempre avuto nel vostro magazzino, ma che, per mancanza di luce, non avete mai visto. Il corpo di luce si attiva nel momento in cui sale la vibrazione che regge la fitta rete della luce matrice, e ciò accade quando occorre fare spazio ad un altro universo. Nel mondo degli universi anche l'uomo fa parte di questo spazio, ed anche all'interno dell'uomo si aprirà il dovuto spazio per incorporare un nuovo e lucente corpo. Tutta la materia si sta muovendo, tutti gli atomi dei vostri DNA si stanno allineando in un sincro destino capace di amplificare quella luce necessaria a vedere ciò che è sempre stato lì, ciò che è sempre esistito: un corpo mobile di natura divina, un corpo capace di muoversi in altri corpi, in altri universi, in altri mondi, e di ritornare al suo corpo, che l'ha generato, in tutta consapevolezza e nel suo libero arbitrio. In antichità, ai tempi dell'antico Egitto, questo corpo, questo insegnamento trasmesso dagli Atlantidei agli uomini di Tiamat si chiamava Merkaba o Merkaba. Molti antichi scritti ritrovati hanno potuto riportare quale profondo significato a questo corpo a cui mi riferisco. È per quello che occorre divulgare nella coscienza comune il fatto completo che esiste nella forma atomica un corpo capace di illuminarsi attraverso una volontà comune, capace di creare un campo d'energia così forte da potersi spostare e volare in tutte le direzioni. Sapersi muovere con la propria Merkaba o corpo di luce permette di portare un forte vantaggio all'ascensione in atto, aiutare quei vostri amici comuni che ancora credono che il loro mal di testa o male ai reni sia legato a qualche malattia invasiva.
Molti dei dolori glandolari, muscolari, renali eccetera, sono legati a sintomi di ascensione. La coscienza attiva di ciascuno sta captando il programma, e il programma è stato inciso all'interno di questa nuova e fitta griglia di energia unitaria. Il motto è risvegliarsi per risvegliare. Molto presto la geometria olografica dei vostri atomi inizierà a ruotare e a creare piccole mercabe una dentro l'altra, e ciò attiverà tutti gli atomi che compongono i vostri corpi biologici, riprogrammando l'intero vostro DNA. Tutto ciò sta già accadendo. Ecco perché molte persone, invece che dare spazio a irritabilità, convergono questa fonte sacra di energia mettendosi in completa meditazione ed offrendola per la causa. Il pianeta vive con voi. Se vi sentite con energia in eccesso, trovate il giusto spazio per mettervi nel silenzio ed in meditazione. Quel vostro offrirvi al campo energia unitario farà in modo di convogliare l'energia cosmo divina in quella parte del vostro pianeta dove è più necessaria. È la coscienza che muove l'energia e non il contrario. La coscienza è nata prima dell'immagine energetica. È grazie alla consapevolezza di ciò che stai vivendo che puoi dirigere il tuo nuovo sapere a chi ancora non è venuto a coscienza. Il vostro tempo di questa attuale dimensione è un caos incredibile, e quando vive il caos esso si manifesta in tutte le sue forme. Solo l'impegno di uomini di coscienza, poiché vivi di luce, potrà attuare la calma al caos. Stiamo parlando con ogni cuore, chi in questo momento si sia aperto alla coscienza collettiva. Stiamo parlando a molti di voi, anche se qualcuno di voi ne cerca le prove. Stiamo dialogando profondamente con voi per aiutarvi ad attuare in voi il corpo di luce visibile, il quale è creato non solo da un campo di energia in arrivo ma anche dal filamento di luce che lo genera, e questo filamento di luce parte a spirale in senso antiorario, dal tuo punto focus centrale, il timo al centro del tuo petto. Il cuore, la capacità tua di generare il senso dell'amore incondizionato, ci permette di alimentare il tuo corpo di luce visibile. Dico visibile perché colui che conosce e sa lo può vedere, toccare e sentire. Qualsiasi nuovo cosmodeo può vedere questo filo di luce dorata partire da ogni cuore di ogni essere umano. Sta a voi cercare di alimentarlo in modo che il tuo fratello lo possa vedere, toccare. Se ti applicherai in questa pratica, l'intera coscienza umana diverrà un'arpa d'amore capace di cambiare qualsiasi cosa. Io sono Amrir di Maya e la fonte è la biblioteca akashica pleiadiana. La formula è: non giudicare ed applicare tutta la compassione possibile e l'essenza divina in voi per attivare l'amore incondizionato, che è quel corpo emozionale capace di accogliere, accettare, mutare e cambiare tutto in luce. Io sono amore divino e nell'amore di Dio divengo puro amore. Ripetere a se stessi: io sono luce costante. Io sono amore costante e perpetuo. Io sono luce perpetua, anima eterna. Io sono amore eterno. Io sono compassione e luce. Io sono abbraccio materno. Io sono abbraccio paterno. Io sono abbraccio fraterno. Dove vi è odio e separazione porto luce ed amore. Dove vi è guerra porto pace e quiete. Dove vi è fame porto la mia abbondanza. Dove vi è gelosia e invidia offro consapevolezza. Io sono luce di infinito corpo creativo. A Ramon. Possa la mia luce dalle Pleiadi della stella Sole Maya offrirvi un pane vivo che vi nutre e vi sazi, così, come è scritto nelle sacre scritture, gli angeli del cielo si uniranno agli uomini della terra e la nuova terra scenderà, adorna come una sposa, per festeggiare il matrimonio unitario tra terra e cielo. Sarò ben felice di abbracciare ognuno di voi quando tutta la nostra razza apparirà nei vostri cieli. Ciò è vicino, molto vicino, e questo tempo sarà per la terra la sua rinascita. Tutta la nostra razza sta operando affinché quest'incontro avvenga il prima possibile e si porti pace su tutte le frontiere della vostra amata terra. Io vi abbraccio nella vostra luce di esseri divini, che siete. Apritevi alla gioia di essere divini, perché il divino è sempre presente in ogni luogo ed ogni tempo, così in alto così in basso. Ovunque io sono. E ancora Ramona, voi che seguite il filo di luce che parte dal mio cuore pleiadiano.
Amrir Di Maia.